Ciao amici di Retroedicola, quest'oggi torniamo a parlare di videogiochi, tanto per cambiare. Io sono Nicola. Io sono Mauro. C'è sempre Mauro, il nostro presidente, armato di tutto punto direi. Oggi vogliamo fare un ritorno agli anni 90, torniamo all'era dei 16 bit e all'era dei cartoni, quelli belli, ossia le Tartarughe Ninja. Le Tartarughe Ninja hanno avuto un sacco di adattamenti a livello di videogioco, e tipicamente il cartone degli anni 90, sia per cabinati da sala gioco che anche per console. In questo caso parliamo della versione The Hyperstone Heist dedicato al Sega Mega Drive. Gioco uscito nel 1991, un classico picchiaduro a scorrimento orizzontale. Che si presta benissimo fra l'altro. In 2 dimensioni, con una grafica, come possiamo definirla? Cartonesca. Cartonesca. Molto cartonesca, come era d'altronde l'anime che conosciamo noi negli anni 90. Esatto, molto più scanzonato rispetto a Più allegro. Più allegro, più anche divertente a mio avviso rispetto a quello più moderno dei primi anni 2000. E in questo gioco vi impersoniamo una delle 4 tartarughe ninja, oppure 2 se vogliamo giocare in coop. Dobbiamo avventurarci per le strade di Manhattan, in quanto il cattivo Shredder ha deciso di rimpicciolire la città di New York tramite il potere di questa Hyperstone, e a noi tocca recuperarla. Il gioco non è altro che l'adattamento in versione ridotta dei 2 precedenti arcade, sempre di Konami, quindi era appunto Tartarughe Ninja in arcade e Turtle in Time, e qua è stato riadattato e riassemblato per adattarsi meglio alle specifiche del Mega Drive. Ci sono meno livelli ma sono più lunghi da giocare, quindi la giocabilità è comunque garantita. Possiamo selezionare una delle 4 tartarughe ninja, ossia Michelangelo, Leonardo, Raffaello o Donatello, avventurarci per i livelli che compongono il gioco, picchiare un po' di soldati del piede, sperando che questi, a forza di prenderci a legnate, non facciano esaurire la nostra energia e quindi portarci al game over. Abbiamo anche un sistema semplicissimo di punteggio che conta appunto ogni nemico affrontato un punto, ed è bello anche in un'ottica di sfida contro la persona con cui stiamo giocando di fare più punti. Tecnicamente parlando il gioco è molto bello, soprattutto se consideriamo che tutto il gioco è compreso in una cartuccia da 8 MB. La grafica è molto definita, colorata, e il frame rate è un po' basso, ma considerando le capacità della macchina non c'è da lamentarsi. Quello che invece spicca soprattutto per il Mega Drive, che è risaputo non ha un audio perfettamente nitido, è l'accompagnamento musicale. Questo preso interamente dal gioco da sala, come dicevamo, di Turtle Time. Molte canzoni molto orecchiabili che danno proprio brio all'azione. E soprattutto i versi delle tartarughe ninja quando prendono qualche bastonata, perché c'è veramente una serie di suoni, campionati molto belli, sì. Suoni assurdi che sottolineano o il dolore o la gioia delle tartarughe ninja, soprattutto quando finisce un livello, che urlano a squarciagola Cowabunga! State sempre le più difficili. C'è un grido in segno di vittoria. Cowabunga! Cosa? In termini di difficoltà il gioco è abbastanza semplice, permette anche di modificare il numero delle vite, il numero dei continue e comunque anche il livello di difficoltà stesso, che si traduce in nemici più numerosi o più difficili da battere. È comunque piuttosto semplice arrivare alla fine, raggiungere il tecnodromo e sconfiggere prima Krang e poi Shredder nella battaglia finale per recuperare le tre pietre. Infine la rigiocabilità è garantita proprio dalla diversità delle tartarughe, che ancora una volta si prestano a diventare un gioco arcade. Ogni tartaruga ha le sue armi e quindi cambia l'approccio nel gioco. A livello di giocabilità, inoltre, nonostante i pulsanti del pad del Mega Drive siano solo 3, la combinazione di attacco, salto e corsa permettono di fare un sacco di mosse diverse, cosa che solitamente è piuttosto limitata nei vari picchiaduro a scorrimento, mentre in questo caso la gamma di mosse eseguibili è molto ampia e serve anche per affrontare al meglio i vari nemici che ci troviamo davanti.
Abbiamo detto tutto anche di questo gioco, ovviamente non ci resta che invitarvi sempre a fare un salto da noi, a fare una partita a Tartarughe Ninja o qualcos'altro. Se volete giocare a Mega Drive parlatene con me, perché è la mia console preferita. E detto questo, vi salutiamo e vi aspettiamo nel nostro prossimo video, in cui presenteremo un altro gioco o chissà cosa. Segreto. E un saluto a tutti e alla prossima. Ciao. Stay together, play forever, che se stiamo insieme l'emozione sopravvive.